Intervista con la signora Pala, già caposala del reparto di riabilitazione neurologica di Villa Immacolata del dottore Costantini, Viterbo, Italy. Buonasera signora Maria, la ringrazio molto per averci permesso di fare alcune domande sulla sua esperienza con il dottor Costantini e sull'uso della vitamina B1 nel morbo di Parkinson. Buonasera a lei. Vorrei chiederle appunto inizialmente quando ha cominciato a lavorare con il dottor Costantini. Allora, ho iniziato a lavorare con il dottor Costantini verso il 1988 circa. Allora io stavo nel reparto e lui veniva a fare delle consulenze. Poi successivamente sono stata trasferita dal reparto di riabilitazione agli ambulatori e da lì ho avuto una costante e crescente continuità nel lavoro del dottor Costantini. Qual è stata la prima volta che la vitamina B1 ad alte dosi è stata impiegata dal dottor Costantini? Ci può raccontare quell'esperienza? Sì, quell'esperienza tocca a me personalmente perché io sono affetta da una colite ulcerosa e in quel periodo io assumevo, dopo una serie di ricoveri, assumevo sempre come, facevo una dieta molto ristretta a base di riso, che è la solita classica, riso, carote e parmigiano. Avevo sempre malessere. Vabbè, poi c'era la carne, il pesce, beh, che alla fine questo pranzo veniva condiviso lì nell'ambulatorio perché era anche difficile andare alla mensa. E presentavo sempre una stanchezza pesantissima, ma veramente pesante. E avevo, a una certa ora avevo la necessità proprio di sdraiarmi e approfittavo della pausa, soprattutto quando facevo la lunga, di sdraiarmi e poi riprendere l'attività lavorativa. Fino a che un giorno il dottor Costantini mi disse, ti va di fare una puntura? E io le dico, senti, le ho provate tutte, ci manca il mago e poi il resto. Consideriamo che io sono stata sempre presa in cura da professori di alto livello, non è che... però questa sintomatologia e questa stanchezza anche mentale, perché non era solo fisica, mentale, che io non riuscivo neanche a raccontare, però il dottore la vedeva e la percepiva. E quindi ero solita anche quando tornare a casa riposarmi e non riuscire più a fare niente. Giusto il tempo di alzarmi, preparare la cena, fare i compiti con le bambine, che allora erano anche, insomma, erano piccole perché ormai è passata tanta di quel tempo. E quel giorno andai, e mi feci questa intramuscolo di tiamina. Ma io non ci ho pensato più, anche perché poi ero presa dalla felicità perché era arrivata la cucina nuova e quindi no, tutte queste... comunque per farla breve, il pomeriggio sono rimasta strabiliata perché avevo ricevuto delle amiche e io sono stata tutto il pomeriggio in piedi indaffarata. Quando sono andate via le amiche, io stavo ancora bene e quindi ho chiamato subito il dottor Costantini e gli ho detto, Antonio, ci davamo del tu perché dopo tanti anni, no? È successa una cosa molto strana e gli ho detto, ti prego, dimmi la verità perché se c'è qualcosa che non va, dimmela da un punto di vista proprio mentale, io pensavo, perché ho collegato e ho detto una puntura non può fare, un intramuscolo non può dare questi effetti, perché dopo anni che io lo dicevo a tutti che stavo male, che avevo questa stanchezza,
E lui mi rispose e mi disse: ma sei sicura che stai bene? E io ho detto: certo, altrimenti non avrei telefonato. Ho detto: però io sto in ansia perché sto bene. È un fatto psicologico il mio? Era questa. C'era andata più pesante. Addirittura ho pensato di avere una patologia psichiatrica. Talmente ero spaventata. E lui fece urla di gioia e mi disse: Maria, abbiamo svoltato. Stavolta, da oggi tu starai sempre meglio. Naturalmente io non gli ho creduto, perché questa è stata la mia reazione. E così è stato. E così ho iniziato questa terapia e da lì è iniziata tutta la mia storia. È la storia con la tiamina. Si ricorda che dose fu impiegata allora e con quale via di Assolutamente sì. somministrazione? Allora, innanzitutto la via, come ho già detto prima, via intramuscolare. Avevo fatto per una settimana, tutti i giorni, per una settimana, e poi facevo dei cicli. Però poi successivamente questa terapia la modificò il dottor Costantini e, e mi disse una ogni 6 giorni di farla. E da qui abbiamo, parlo sempre al plurale perché dico abbiamo, anche se è lui quello che ha fatto, ma perché io perché lui cercava tutti i pazienti affetti da questa patologia e aveva cercato anche un approccio, perché rendendosi conto appunto che funzionava e che dava gli effetti benefici, aveva cercato di coinvolgere le università. Che cosa la colpì di più di quell'esperienza in generale? Ma della mia esperienza personale, dice? Beh, della sua esperienza personale e dell'esperienza con la vitamina B1, la tiamina. Allora, per me fu una cosa incredibile, per me personalmente, perché io ogni volta percepivo dei miglioramenti e questi miglioramenti che io non sapevo neanche di avere, ma lo scoprivo volta per volta quando vedevo che stavo meglio, ok? E quindi io lo chiamavo e gli dicevo: ma guarda, io mi sento questo, mi sento le gambe forti, mi sembra era come un risveglio del mio fisico, del mio corpo. E io non ero abituata, perché dopo anni che ero abituata a star male, pensavo che fosse quella la mia situazione, cioè non mi rendevo conto neanche di stare così male, ok? Mentre con gli altri pazienti, perché io al dottore dicevo sempre, eh, tu diventerai famoso, tra virgolette, quando dedicherai questo studio ai pazienti neurologici. E da lì che sicuramente lui già ce l'aveva in mente questa cosa, fino a che non l'ha provato con il Parkinson. E lì veramente io sono rimasta colpita, ma in maniera senza parole e di paura. Perché? Perché iniziò questa somministrazione. Io ricordo benissimo il primo caso che posso anche dire il nome perché per noi ormai era diventato di famiglia, perché arrivare all'osservazione del dottor Costantini significava non solo andare dal dottore, ma io vedevo i pazienti che venivano entusiasti una volta che lo conoscevano e si affidavano completamente. Fa riferimento al rapporto umano? Il rapporto umano, l'umiltà e la grande professionalità. Grande, ma
parlare col dottor Costantini era tutto, la gente si affidava perché veramente lui metteva in condizioni che non solo parlavano della malattia, poi si aprivano su tutto. E allora, tornando al discorso delle paziente, la mimica del Parkinson si conosce benissimo, no? Una mimica inesistente, praticamente una maschera. E ricordo questo signore grande di età ehm, che venne, insomma, molto intimorito, come tutte, è un classico, no? E va bene, dopo un mese circa, e nemmeno, quindi uscivo dalla stanza dell'ambulatorio e mi sento chiamare con un saluto, buongiorno signora Maria, e mi giro, io dico come se mi conoscesse, io saluto per correttezza, dico buongiorno, mi dica, ha bisogno di qualcosa? E lui rimase anche male e mi disse, ma non mi riconosce, sono Giosuè. Eh, Bene, ci ha parlato del signor Giosuè. Per quanto sì. tempo l'avete rivisto in visite di controllo? Lui che è stato il primo a essere trattato con la vitamina B1. Allora, l'abbiamo rivisto per almeno 2 anni e mezzo, 3. E lui ogni volta che veniva ci faceva e ci mostrava i miglioramenti, i progressi che faceva. E ricordo benissimo quando buttò una monetina da 50 centesimi, neanche un euro, 50 centesimi per terra. E lui li raccolse. Per un Parkinson fare questa manovra che per qualsiasi, no, può sembrare banale, ma lui che aveva problemi dei movimenti fini della mano e anche il fatto di potersi inchinare, non perdere l'equilibrio, riuscì a raccogliere questa moneta. Noi gioimmo, non dico più di lui, ma quanto lui. E ce lo fece appositamente questa, questa mossa, così di buttare questi 50 centesimi per terra. Fu proprio una gioia che ci regalò immensa. La vitamina B1 veniva da quel momento in poi data a tutte le persone che si presentavano col Parkinson nella vostra struttura e hanno risposto poi tutti alla terapia in un modo o nell'altro. Il dottor Costantini seguiva appunto nel reparto di neurologia, quindi c'erano pazienti affetti da Parkinson, in più faceva anche l'ambulatorio dove arrivavano pazienti col Parkinson, ma fra questo gruppo la nostra struttura è una bella struttura, accedevano magari altri pazienti per altre patologie, ma lui da lontano già vedeva che oltre alla patologia per cui venivano, avevano il Parkinson e quindi li invitava al suo studio a una visita che lui faceva senza prescrizione, senza niente, glielo proponeva e loro accettavano e quindi li trattava e venivano tutti trattati con la tiamina. Diciamo, quante altre persone con il Parkinson che lei si ricordi complessivamente sono state trattate con la B1 direttamente nella vostra clinica al tempo in cui lei era a caposala? Sì, allora venivano almeno in quel periodo che io sono stata con lui, perché poi sono stata nuovamente trasferita, almeno un 250-300 persone di Parkinson non li abbiamo visti. Qual è stato il periodo più lungo durante il quale avete avuto una persona con il Parkinson in trattamento con la B1, per quanto lei può dire? Beh, all'incirca 3 anni, 2 anni e mezzo, 3. Come ha reagito un po' la struttura, sia
l'equipe del dottor Costantini che l'ospedale in toto a questi risultati? Molto scetticismo, molta distanza e, e incredulità. Anche dagli stessi colleghi, Eh, mm, non credevano, non credevano. In genere, dopo quanto tempo dall'inizio della terapia con la B1 osservavate dei risultati? Dopo 20 giorni. Dopo 20 giorni noi già vedevamo i risultati. Noi facevamo la ripresa del paziente, questo anche per renderci conto meglio noi. Naturalmente sempre il paziente veniva informato se era d'accordo e noi facevamo questa ripresa in maniera tale che al controllo successivo, oltre che al cartaceo, c'erano anche le riprese e quindi si vedevano e registravamo. Naturalmente questa cosa veniva fatta possibilmente nella stessa ora. Il paziente quando tornava e diceva ma non avverto, non sento nessun miglioramento. Questo è quello che ci accadeva, perché il medico già vedeva alla visita che c'era stato un miglioramento. E questo lo vedevo anche io. E tant'è che, come ho detto di Giosuè, che mi sono commossa, ma perché aveva cambiato completamente visus. E, e allora, quando vedevamo le immagini, facevamo vedere le immagini, io non nego, ero la prima che volevo rivedere le immagini, e si vedevano i risultati, e quindi anche loro acquistavano fiducia e piano piano, insomma, il miglioramento c'era. Ci sono Tengo state a alcune precisare persone con però, il Parkinson che non hanno risposto affatto in nessun modo alla terapia con la B1, che lei si ricordi? no, no, io questo non me lo ricordo, no. Dunque, voi avete cominciato con la terapia intramuscolare, quando siete passati a quella orale? Però voglio tornare un pochino indietro, e chiedo scusa. Insieme alla tiamina, il medico, non a tutti, non a tutti, associava anche la terapia col Parkinson, perché Certo. molti pazienti arrivavano che avevano già una terapia e qualcuno aveva anche un bel carico e quindi lui per poi riniziare questa terapia associata però sempre alla tiamina in alcuni casi. In altri casi, invece, soprattutto se erano all'inizio della terapia o c'erano anche dei soggetti che non volevano assumere le terapie con il Parkinson, quindi parlo della dopamina, non gliela dava e quindi dava solo la tiamina. Magari successivamente lui la consigliava e diceva dai, mettiamo anche un pochino di dopamina e vediamo. Ecco, questo per essere chiari, d'accordo? Quindi quando si è passati alla terapia orale? Il dottor Costantini preferiva la tiamina per intramuscolo perché il dosaggio è maggiore rispetto a quella per bocca, d'accordo? E quindi evitava di darle, però poi venne a conoscenza che esisteva una vitamina B1 che non era in vendita in Italia e quindi addirittura lui stesso se la faceva venire e poi la consegnava ai pazienti. Adesso una domanda sul piano personale, che lei già ha anticipato con la sua commozione precedente. Per tutti coloro che non hanno conosciuto il dottor Costantini, può descrivere che tipo di persona era il dottor Costantini con i pazienti e con il personale del reparto? Qual è la cosa che l'ha colpita di più con quell'esperienza lavorando a fianco del dottor Costantini? La grande professionalità. Era una persona molto curiosa e lavorare con lui non era per niente noioso, anzi era una festa perché c'era sempre da apprendere. E io sono stata non fortunata, ma di più, perché
portava avanti mille cose. Al centro c'era sempre il paziente. Quando un paziente giungeva nella nostra struttura, parlo di pazienti neurologici perché io con lui seguivo quelli, cercava di dare il meglio. I pazienti che giungevano da noi, i pazienti neurologici, intendo come paresi, pazienti usciti da un coma e quindi avevano un residuato, no? Pazienti col Parkinson, pazienti insomma neurologici di tutto campo, quindi pazienti anche poveri, che avevano veramente grande necessità assistenziale, e lui dava sempre la speranza e questo era magnifico, magnifico. E in lui veramente era adorato dai pazienti, ma non solo dai pazienti, da tutto il personale. Avevano una grande stima, perché la sua porta era sempre aperta e su questo io litigavo, bisogna riconoscere, perché non c'era una scaletta, no, si iniziava, non so, c'erano le visite, bussava uno, dottor, devo parlare, avanti, avanti, io stavo, magari c'era qualcosa in sospeso e quindi era un continuo, era anche difficile parlare con lui proprio perché la porta sua doveva essere sempre aperta e sempre disponibile verso gli altri. Tutto questo fa molto onore al dottor Costantini e immagino che l'abbia Molto, colpita moltissimo sì. come sua attività professionale. Sì, anche E, perché era un continuo arricchimento. Consideri che molti servizi sono stati creati proprio da lui. Essendo una struttura di riabilitazione, molti esami diagnostici noi non potevamo farli e quindi dovevamo mandarli in ospedale dove venivano. Ma questo comportava un ritardo nel fare la terapia riabilitativa. Quindi lui, di sua iniziativa, aveva coinvolto naturalmente anche me in questa cosa. Ecco perché dico, non ci si annoiava col dottor Costantini. Ma era sempre con un fine per fare una terapia ad hoc, una terapia riabilitativa, dico, E quindi non lo so, dalle elettromiografie, elettroneurografie, in maniera tale che quel paziente venisse fatta una riabilitazione migliore e sapere appunto qual era la parte da studiare e da approfondire e quindi da trattare. Dal servizio della terapia della vescica neurologica, dal trattamento con la chemodenervazione con la tossina botulinica, cioè tutti questi servizi se ne faceva carico lui, fino poi all'elettroencefalografia, ai potenziali evocati, cioè lui, essendo una persona curiosa e studiosa, e generosa, perché poi formava anche gli altri, ma ripeto, sempre per dare il massimo al paziente. Questo era il suo. E in tutto questo c'era anche una buona equipe che lui teneva molto che fosse presente durante la visita del paziente, durante il controllo, quindi parlando come equipe intendiamo non solo i medici, ma la figura dell'infermiere, la figura del terapista, la figura del psicologo. Ognuno doveva fare la sua relazione e un confronto e ognuno portare quello che aveva annotato su quel paziente. Ed era un confronto veramente molto, molto bello. Il paziente era al centro. La ringrazio molto, signora Palla, per averci dato questo ritratto molto umano e intimo anche del dottor Sì, Costantini e di averci dato un flash sulla sua esperienza nel campo della vitamina B1 con il dottor sì, Costantini. sì, La sì. ringrazio a nome di tutti, sicuramente è un'intervista molto interessante e molto, molto naturale.
spero di essere di aiuto, ecco, per gli altri, come mi ha insegnato il dottor Costantini. Ecco, per me è stato difficile, questo lo voglio dire queste cose, ma lo faccio proprio perché il dottore era questo, aiutava molto gli altri, e dare fiducia e dare soprattutto una prospettiva, e la tiamina fa. Via, spero di essere stata di aiuto, questo sì, verso gli altri. Grazie ancora. The content of this interview is provided for information and education purposes only. You should consult your physician for advice on treatment, including supplements. Supplements may interact with other medicines and other health conditions. So please, check with your doctor first.